100-year-old Verina lives in Ales in Sardinia, and she still lives in the home she was born in. Her lush garden puts insects and animals first. Mi chiamo Verina, ho sempre usato il miele perché è produzione che si era abituati a casa a avere gli alveari e il miele c'era sempre a casa. Verina became a beekeeper at 10 years old. She wanted to help her father and was soon the go-to person for managing swarms. She tells us a little bit about the circumstances. Siamo nati tutti qui. E quindi le api dove le aveva suo padre? Io li ho conosciuti qui, da principio. Poi avevano organizzato un canonico della cattedrale e un ufficiale postale. Insomma, tutta gente così, babbo, e avevano organizzato l'apicoltura moderna. C'erano molti sciammi che venivano, perché nelle case c'erano molta gente che aveva alveari rustici. E sicché c'erano sciammi sempre. E mi chiamavano. E così ho incominciato. Poi solo a casa. Gli alveari non si potevano tenere, che erano troppi. Ho cominciato dove avevamo la vigna a mettere alveari, sia la vigna di qui che l'altra che era verso Morgongiore. E da lì ho continuato solo per non far morire, c'erano le arnie. Verina is using her honey in her recipe for pardulas. Pardulas are Easter tartlets. First, Verina makes the filling. This is about 200 grams of sheep's milk ricotta. She cracks 2 eggs and whisks them before pouring them into the ricotta. Verina adds a tablespoon of grated orange zest mixed with half a teaspoon of ground saffron. She adds 100 grams of sugar, a teaspoon of vanilla essence, and a tablespoon of durum wheat or semola flour, called suschetti locally. Verina mixes everything together. Teresa, Verina's niece, makes the dough while Verina has a little bit of a rest. Non mi hanno abbandonata ancora. Ormai mi sa che non l'abbandono. She adds about 100 ml of water to our 250 gram mix of semola rimacinata and 00 flours. She then adds around 15 grams of lard, or strutto in Italian, as she kneads the dough. Si chiama pasta violada. You can use butter if you prefer, but lard gives a crisper crust. E si lascia riposare almeno mezz'ora. Verina cannot stay sitting for long. She rolls out the pasta through her machine to about 3 millimeters thickness. She uses a cup to cut out dough circles. Verina spoons a heaped tablespoon of the ricotta mixture into the middle. She creates a star-shaped pastry shell by pleating the edge. Non fa più la mano. Dovrebbe venire bellina bellina, ma
farle tranquillamente, Teresa, perché questa è ben fatta. Teresa makes the rest. She places them in the oven for 30 minutes to bake at 180 degrees Celsius. And we've got the chance to visit Verina's bees. Verina's dad was one of the first people in the area to use mobile frames in hives just before the First World War. These days, Verina's nephew Luigi looks after the hives. Questo è l'affumicatore, ci si mette della carta per accenderlo e un combustibile vegetale che sono le foglie di pino. Here you can see him inspecting the frame. Before this development, beekeepers used dome-shaped straw baskets for hives and had to destroy it to access the honey. Luigi, by the way, sells his honey locally. And here's a lovely jar of it. Questo è il miele di casa, che è la produzione dei miei alveari. Verina makes honey water to dunk the pardulas. It's called acqua melata, and it's a mixture of honey, a little bit of water, and orange peel, warmed over a gentle heat. Sono molti anni che non lo facciamo più. Come si chiama quello che sta facendo? In sardo acqua meri, in italiano acqua melata, acqua addolcita col miele. Volevano imitare il ronzio del latte e dicevano vieni. Qui in Sardinia non c'era quell'inverno brutto e uscivano quasi tutti i giorni le api e forse qualcosa la trovavano in campagna. C'era fioritura in tutti i tempi dell'anno, sicché cominciava presto la primavera e le api trovavano da raccogliere, alberi in fiori, cespugli, siepi, insomma c'era sempre qualcosa. Once the pardulas are cool enough to handle, Verina dips the tops into the honey water. She likes to stroke the pastries with wild fennel, which gives the pardulas a lovely subtle flavour. Sì, tutte fatte bene. Verina enjoys one. Buono? Buon appetito, Verina. Siamo a casa. Un bel ricordo. Va bene. Ciao. Arrivederci. Grazie di tutto. Arrivederci. Grazie. Click subscribe for regular helpings of pasta Grannies. And come back next week when Lina, who lives in Paris, makes tortelli from her home region of Emilia.